Giovanni, non ti farò vedere! Ci sono quelli della ceramica. Io già li ho visti, sono tutti al lavoro. Onestamente mi spavento. Io l'unica cosa che ho capito è che devo andare a preparare un pulmino, devo andare a parlare con l'autista che l'abbiamo già identificato e dobbiamo fare questo giro della Sicilia. Vi lascio Giovanni, mi raccomando, vi spiegherà questo viaggio. Io intanto vado a riscaldare i motori. Ci vediamo dopo. Cosa sta avvenendo? Le città della ceramica, che sono Burgio, Collesano, Monreale, Sciacca, Santo Stefano di Camastra e Caltagirone, con la giunta di Palermo, questi artisti hanno iniziato a collaborare assieme. Ciascuno porta in dote la cultura della propria terra. Adesso faremo un viaggio nella Sicilia della ceramica. Prendete la macchina, fate questo giro, andate a vedere le ceramiche, perché ogni città ha la propria caratteristica della lavorazione e ha la propria simpatia, perché ogni ceramista è anche simpatico. E poi sono convinto che oltre la ceramica c'è qualcosa in più, forse un po' di filosofia, non lo so. Venite con me, facciamo questo viaggio, lo facciamo a piedi velocemente, ciao. L'opera sta nascendo, è una mano che poggia sul mare e ogni artista ha interpretato il mare a modo suo, quindi ci sono i disegni geometrici che riferiti a una maiolica del 600 di Caltagirone, ci sono i petali di rosa, ci sono i pesci di Barbarotta, ma anche il tonno fatto dalle ragazze di Burgio, c'è la tartaruga di Gioia Manganello, abbiamo il vetro di Francesco Volpe e poi il blu, queste sfumature di blu, di verde, insomma tutto questo non apparirà oggi, apparirà dopo che l'opera entrerà al forno. Qua siamo a Collesano. Sembra una tartaruga. È una tartaruga che va incontro alla mano. Questi disegni rappresentano il flusso dell'acqua e da questa parte arriva la luce. Io mi fido di te che alla fine esce fuori un capolavoro come ho visto tanti capolavori già tuoi. Bellissimo. No, ma noi non ve lo facciamo vedere. No. Non ve lo facciamo vedere. Poi ve lo faremo vedere. Ma ora non ve lo facciamo vedere. Ora facciamo un salto in un'altra città. E siamo arrivati a Palermo, siamo con Veronica Mancuso. Guarda, cosa sono questi petali? Sono poggiati per essere applicati sulla nostra opera. Vediamo, fa meglio odorare perché mi sembrano di petali di rose. Si sente l'odore. Queste applicazioni verranno messe sull'opera, sulla tua parte di opera comune dedicata alla pace. È un work in progress emozionale unico. E ora noi ci spostiamo da Palermo. Non ve lo dico, intanto salto. Domenica ha fatto trovare agli artisti una lastra blu con un fondo blu e adesso gli artisti si stanno cominciando a occupare questo spazio. Ciascuno di loro aveva preparato un bozzetto a casa, ma adesso devono far sì che venga un'opera unica, quindi c'è questo gioco di lasciare spazio, prendere spazio. Vi ricordo che non si conoscono, si sono conosciuti ieri sera e ora hanno cominciato a lavorare insieme. Abbiamo un'esclusiva. Lui è il padrone di casa, un uomo simpaticissimo. Grazie. Che guardate cos'ha. Dici tutto qua è normale, questo è il simbolo del Made in Sicily. Guarda qua, riprendi. 1, 2, 3 e voilà! Cioè lui è un fedele, altro che partigiani, lui è un fedelissimo. Questa è la grande famiglia Duca di Camastra che ci sta ospitando e quindi io vi dico grazie per questa bellissima esperienza. Quindi al di là delle battute, dove non è riuscito nessuno, sono riusciti loro. Abbiamo avuto una bellissima idea di rappresentare la città di Palermo. No, loro sto dicendo. È un'idea di me, Giovanni. Noi l'abbiamo avuta, poi abbiamo contattato con un simbolo. Volevo mettere il genio di Palermo al centro, ma c'è la mano. Volevamo mettere l'aquila e poi vola. Volevamo mettere Santa Rosalia. Eppure c'è Santa Rosalia a Santuzzo. Allora, abbiamo avuto questa fantastica idea, abbiamo chiamato Veronica e le abbiamo detto che dobbiamo fare. Devi fare questa cosa. La fai, rappresenta Palermo e lei, devo dire, lo voglio raccontare che è stata emozionante, ci ha fatto trovare una mattonella con dei petali di rosa sul mare e ora sta mettendo i petali di rosa sul mare, bellissimo. Regalate petali di rosa. Ma no, quelli veri dovete regalare. Oh, mi stavo cadendo, ma non cado perché sono arrivato, cado su Caltagirone e Gran Michele. Guardate che opera d'arte. Il nostro Stefano Anguzza. Che stai facendo? Sto togliendo, sto sottraendo il blu per poterlo far diventare bianco e con questa tecnica verrà fuori una sorta di mosaico.
Ah, quindi ora ci saranno vari punti bianchi, blu. bianchi, un bilanciamento di azzurri, blu, bianchi e il nostro mare. Il mare lo facciamo Ma a te così. piace più mettere il blu sul bianco oppure togliere il blu e far uscire il bianco? Sono due operazioni belle. A sape longa, come si dice. Va bene, ma non ve lo diremo, lo capirete poi alla fine. E ora salto! Oh! E siamo da Gaetano Barbarotto, guardate che opera d'arte, siamo a Palermo. Palermo il pesce non manca. Il pesce non manca, anche perché il pesce è una tua caratteristica. È una mia caratteristica. Ti faccio una domanda diversa, ma tu lo mangi il pesce? No. L'hai visto? Così è, perché se lo dipinge non lo può mangiare. Eppure ti volevo invitare a mangiare, a fare una mangiata di pesce. Non mancherà, non mancherà. Adesso vado, salto di nuovo. E adesso voglio sapere da voi chi è il personaggio misterioso qua di spalle e a quale città appartiene. Indoviniamo? Dai, ve lo dico io, gira. Siamo con Filippo Lardizzone e siamo a Santo Stefano di Camastra. Guardate che bellissima tartaruga. Per mettere il risalto bisogna scavare? Sì. Ah, quindi bisogna infierire per mettere il risalto. Questo secondo me nella vita funziona anche. Devi colpire per mettere il risalto. Quindi la ceramica insegna tanta filosofia. Filosofia, se volete mettere il risalto, infierite. E adesso salto. E tra tutti i ceramisti ho scoperto che ce n'è uno che è sempre un po' più veloce, proprio pronto, sempre che parte il primo, ed è a sciacca. E abbiamo qua il maestro Volpe. Ciao. Ma scusa, vetro, ma non è la ceramica? Il vetro e la ceramica siamo lì, eh? C'è il trucco. La ceramica c'è molta silice, il silice è il vetro, quindi qua si sposa bene. Ah, quindi ceramica, cioè se voglio fare un'opera o in ceramica o in vetro è la stessa cosa? Diciamo, no, non proprio, ma diciamo il vetro è una componente primaria nella ceramica, sui colori, negli smalti, la cristallina, serve a fondere che poi il forno col calore unisce, diciamo, le due anime. E tu utilizzerai il vetro, penso, per la tua opera? Sì, esatto, questa sarà la parte finale. Ma nella vita taglia più la ceramica o il vetro? Nessuna delle due. Tanta filosofia nella ceramica sto scoprendo oggi. Noi non ci facciamo male, questa è una scuola che non si fa male. Infatti. Cosa deve fare un vetro? Niente, non ci facciamo male. Sono altre le cose che tagliano. Altre cose che tagliano. Allora mi sposto, grande maestro Volpe. Conoscete? Avete mai visto questa? E questa la daremo a un'altra grande artista di Santo Stefano di Camastra, a Sara Todora. Ciao Sara! Buongiorno! Abbiamo l'onore e il piacere di monopolizzare anche te, di farti un regalo. Questa è tua intanto. Ok, me la metto. Va bene. Subito adesso. Ma tu sei anche così nella vita? Sei romantica? No. Totalmente. Però ti sei espressa in maniera romantica. Perché sono sensibile. Sì? Non sono romantica, ma sono sensibile. Ah, ok, complimenti. Quindi abbiamo scoperto che nella ceramica non c'è il romanticismo, ma c'è l'emozione degli artisti. E Sara si emoziona, è sensibile, non è romantica, ma secondo me potenzialmente potrebbe. La passione è un'altra cosa ed è passionale. Quando si esprime nell'arte succedono cose strabilianti. Giovanni, non fare il distratto, fammi vedere che cos'hai nelle tasche, esci le cose dalle tasche, dai. Fammi vedere cos'hai nelle tasche, dai. Ora, cos'è? Chicchi d'oro. Chicchi di riso. Cioè qua abbiamo almeno dai 3 ai 4 milioni di euro di valore. Di più, perché più? occupiamo l'immaginario, quindi di più. Non ha prezzo. Quando si dice quella cosa non ha prezzo è questo. Guardate questi chicchi. Allora questi? No, non lo dobbiamo dire. Allora, sono dei chicchi di riso che rappresentano una storia bellissima che poi vi racconteremo. Una storia che io quando l'ho letta mi sono commosso. E quindi non lo devo dire, ma sono curioso. Siete curiosi? Loro, siete voi curiosi, siete curiosoni. E ve lo faremo sapere fra poco. Ora vi ho portato a Burgio e allargo le mani perché sono 3. Sono le gioiose. Il nostro pesce è fuor d'acqua. C'è sempre un pesce fuor d'acqua e tanta identità, perché esce dall'acqua e quindi tutti lo notano. Ecco. La filosofia della ceramica, cioè io sto scoprendo, ma che ci deve fare Crepette? Cioè che Crepette, vatti a fare un corso di ceramica. E poi abbiamo la mano, guardate, la mano di lui, del maestro che ci ha un po' sensibilizzato a questa grande filosofia della ceramica, è il maestro Boscia. La mano, il dito, fai vedere le mani, fai vedere.
Lui, la testa, il corpo, il camice. Abbiamo lui, maestro Domenico Boscia. Lui è il conducente principale di questo pulmino, questo viaggio del pulmino delle ceramiche siciliane. Lo chiamiamo pulmino? Sì, è un ottimo è più sentimentale mezzo di trasporto, un mezzo che praticamente non ha fatto altro che passare da più punti della Sicilia e ha raccolto tante persone speciali. Guarda là, ai nostri Dopo il periodo dei viceré della dominazione spagnola, tanti artisti provenienti da più parti della Sicilia si riuniscono in un solo punto. Ma scusa, ma secondo te, guardandomi, io un po' un viceré ci somiglio? Come no? Cioè, come Sei un viceré. Posso? Però i viceré avevano una durata non molto lunga. Non voglio essere un viceré. Erano un po' come gli ambasciatori del tempo, No, però niente, va bene. evitiamo. Va bene, abbiamo finito il viaggio, avete conosciuto chi è il conducente, quindi se volete Bene, pagate il bene, ticket bene. e imbarcate pure voi. No, io ce l'ho la parete pronta, Giovanni, la parete pronta per quest'opera che io la sto vedendo. Stiamo finendo, dai, Retti, stai veramente. Non mi dire mezzaluna perché va Siamo tutta finiti. a casa mia, tutta a casa mia. Come tutte Guarda, le altre opere. Tutte, guarda, scusate, permesso, un attimo. È precisa per la parete di casa mia questa cosa. Proprio precisa. C'è uno spazio che ho lasciato libero. Siamo alla conclusione di questa bellissima giornata e l'opera già si intravede, ma ancora ha bisogno degli ultimi ritocchi, dobbiamo metterla in fondo. Insomma, stupenda esperienza delle 7 città della ceramica siciliana. Allora, l'opera è finita, adesso passeranno la cristallina e quindi non si vedrà più niente, resterà una macchia bianca che poi andrà al forno. Cosa rappresenta l'opera? Una mano che poggia sul mare. Perché questo è un simbolo di pace? Perché la pace ha bisogno di un gesto, una pressione, vieni qua, dai, vi faccio vedere cos'è, una pressione misurata e costante, come quella che mettiamo sull'acqua. Se togli la mano dall'acqua, l'acqua torna al suo posto. E così bisogna fare con la pace. Quindi questa mano adesso la vediamo così, passerà al terzo fuoco, ovvero dopo la cottura che viene fatta intorno a 1000 gradi, 950 gradi, verrà sfornata e poi a 750 gradi la mano diventerà d'oro. Sarà una grande sorpresa, quindi non ci rimane altro. Anche un po' di brividi, Brividi, adrenalina, tutto. Chissà, magari i petali di rosa diventeranno tulipani, non lo sappiamo, dopo il forno. Non perdetevi il calore, cosa il calore di un forno potrà realizzare. Guardate la prossima puntata e capirete cosa ne verrà fuori. Capiremo tutti insieme cosa ne verrà fuori.